perché dobbiamo preparare noi in casa il lievito madre? Perché così i nostri lievitati saranno sicuramente più soffici e avranno anche un sapore migliore. E poi, dettaglio non da poco, è che il lievito madre lo possiamo preparare con la farina biologica. Deve essere farina di tipo 0 e poi ci vuole l'alcolico minerale e niente più. Io però ho un trucchetto per fare tutto molto più velocemente e con un risultato che è veramente garantito. Andrò ad utilizzare un pochettino di lievito secco di birra, ma veramente ce ne metterò pochissimo. Non vi preoccupate perché poi il vostro lievito madre sarà autentico 100%, perché durante il processo di maturazione questi lieviti che andiamo ad aggiungere verranno completamente sostituiti da altri microrganismi che vengono a svilupparsi naturalmente all'interno del nostro lievito madre. Vi dicevo che quello che facciamo oggi è una procedura semplificata. Oltre al lievito, noi andremo a rinfrescare il nostro lievito madre ogni giorno. Cosa vuol dire rinfrescare il lievito madre? Nel lievito madre ci sono microrganismi viventi che vanno nutriti, quindi con acqua fresca e con della farina fresca, e questo noi andiamo a fare ogni giorno fino a quando non osserviamo che il nostro impasto va a raddoppiare in un tempo di 4 ore. Arrivati a questo punto mettiamo il coperchio e il lievito madre lo andiamo a riporre in frigo. Il rinfresco va fatto poi ogni settimana e quindi noi una volta a settimana o prepariamo la pizza o prepariamo il pane, quindi quello che è in più lo andiamo a utilizzare per le nostre preparazioni e poi il resto di nuovo in frigo, che sarà sempre disponibile per tutti gli usi. Abbiamo bisogno di un vaso di vetro alto. Questo deve potersi chiudere e qui c'è un tappo a vite che è molto comodo quando dobbiamo andarlo a riporre in frigo. E poi abbiamo bisogno di una mussolina, perché durante il processo di maturazione questo vaso di vetro va coperto. C'è bisogno di aria oltre che di acqua e di nutrimento per i nostri lieviti e quindi bisogna tenerlo coperto con qualcosa che può far passare l'aria. Se non ce l'avete va benissimo anche una pellicola trasparente, quella per alimenti, che andremo a bucherellare in maniera tale che l'aria possa passare. Andiamo a pesare 100 ml di acqua. E andiamo a sciogliere un pochino di lievito. Questo è il lievito di birra secco, ma ce ne metto veramente pochissimo in maniera tale che sono sicura del risultato. Aggiungiamo 100 g di farina. Questa è una farina di tipo 0, possiamo utilizzare anche la farina di tipo 1. Mettiamo la mussolina e ora questo lo teniamo in un posto dove la temperatura sia intorno ai 24 gradi. Per fare il lievito madre è molto importante la temperatura dell'ambiente, ma se è 23 gradi, secondo me va benissimo lo stesso. Quindi ci vediamo domani per il primo rinfresco. Sono passate 24 ore ed eccoci al primo rinfresco. Andiamo ad aggiungere nel vaso la farina e mettiamo una pari quantità di acqua. E mescoliamo. Rimettiamo la calotta e questo lo andiamo a mettere un'altra volta a riposare. Questa operazione va ripetuta ogni giorno. Per quanti giorni? Generalmente 10-15 giorni. Dopo 10-15 giorni la nostra pasta fermentata è diventata pasta di lievito madre. A quel punto la possiamo mettere in frigo. Dopo alcuni giorni, aggiungendo sempre farina e acqua, naturalmente il contenuto del vasetto diventa più voluminoso e quindi, per evitare che possa debordare,
un pochino, man mano lo andiamo a togliere. Quindi mi raccomando, fate questo tutti i giorni, noi ci vediamo quando il mio lievito madre è pronto. Dopo 2 settimane il mio lievito madre è ormai pronto. Cosa ho fatto in queste 2 settimane? Io ho dato da mangiare tutti i giorni. All'inizio aggiungevo un cucchiaio abbondante di farina e di acqua, mescolavo, gli mettevo il coperchio e lo lasciavo riposare ancora per un giorno, continuando ad aggiungere sempre farina e acqua, naturalmente il livello sale. Dopo una settimana gran parte di questo lievitino, che sicuramente non ha la forza per fare il pane, io l'ho utilizzato per fare un'ottima pizza al forno. Quello che è rimasto l'ho pesato e per 7 giorni ho aggiunto una pari quantità di farina e di acqua, così che il lievito madre è cominciato ad avere non solo più forza, ma anche una maggiore consistenza. E guardate la consistenza. Come vedete è veramente molto semplice prepararlo in casa, soprattutto se poi non ci stressiamo troppo con le quantità. La cosa importante è che l'odore del nostro lievito deve essere un odore fruttato, molto delicato. Se l'odore che noi andiamo a percepire è troppo alcolico, vuol dire che il lievito ha fame, lo stiamo alimentando poco, dobbiamo metterci più farina. E quindi quando andiamo ad aggiungere il lievito madre ai nostri lievitati, a parte che il sapore sarà più buono, ma ci sarà tutta la forza di questo processo di fermentazione, e i cibi fermentati si sa che fanno molto bene alla salute. Ma l'ultimo punto che dobbiamo un pochettino spiegare meglio è come io procedo poi per utilizzare il lievito madre. Allora prendo il barattolo dal frigo, lo lascio a temperatura ambiente per un paio di ore, vado a togliere dal barattolo la quantità di lievito che mi serve per la pizza o per il pane o per i lievitati che vado a fare, il resto lo vado a pesare, metto pari quantità di farina, pari quantità di acqua, vado a mescolare e così lo vado a coprire un'altra volta con il suo coperchio e lo vado a mettere in frigo. Come vedete è molto semplice, vi consiglio di fare la prova perché merita veramente.